Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Prima di iniziare questo nuovo contenuto verso Milan-Napoli, le ultime di formazione sia in casa azzurra sia per quanto riguarda il Milan. C'è un Milan che recupera qualche pezzo importante, noi invece perdiamo tasselli, ma non fasciamoci la testa perché il Napoli ha saputo gestire situazioni di emergenza così l'anno scorso alla grande. Facciamo il punto insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se volete, se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo e magari porta pure bene e portiamo via 3 punti da San Siro. Detto questo, infermeria piena alla vigilia del match, Antonio Conte in conferenza stampa ha annunciato le assenze di Rachmani e Buongiorno che si aggiungono a quelle di Contini, Lukaku e forse Mazzocchi. Inoltre mancheranno Olivera e Spinazzola per problemi muscolari. Quindi la difesa verrà stravolta. Di Lorenzo, Beochem, Juan Jesus a sinistra. L'unica opzione è Gutierrez che però non vede il campo dallo scorso 24 aprile. Ballottaggio in porta tra Savic e Meret con Meret favorito ovviamente su Milinkovic-Savic, nessun dubbio al centrocampo con Lobotka, McTominay falso esterno a sinistra, Politano dall'altra parte, De Bruyne e ovviamente Anghissà, dietro Højlund prima punta, favorito su Lucca nonostante abbia fatto molto bene contro il Pisa. Per quanto riguarda il Milan, buone notizie per Massimiliano Allegri che ritrova due pilastri, sono stati recuperati Maignan che giocherà titolare e Leao che invece dovrebbe iniziare dalla panchina. Quindi 3-5-2 con Gabbia al centro, Tomori e Pavlovic sugli esterni, a centrocampo Saelemaekers ed Estupinan, con al centro Rabiot e Modric. L'ultima maglia se la giocano Fofana e Loftus-Cheek con il primo in vantaggio, quindi Loftus-Cheek in panchina potrebbe essere questa la soluzione. In attacco Gimenez è favorito su Nkunku per fare coppia con Pulisic, quindi le formazioni dovrebbero essere le seguenti: Meret, Di Lorenzo, Beochem, Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, Politano, Anghissà, De Bruyne, McTominay, Højlund. Il Milan, Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Stupinan, Gimenez, Pulisic. Ovviamente ci sono i ballottaggi che ho appena elencato, ma noi andiamo comunque spediti per la nostra strada, così come ci ha fatto capire anche Antonio Conte nella conferenza stampa. Non fasciamoci assolutamente la testa noi tifosi, anche se leggere notizie di calciatori indisponibili ogni 3-2 un tantino mette in agitazione. Ovviamente è sempre la stessa storia. Se fa male Spinazzola, non è che si fa male Spinazzola e, non lo so, affaticamento per Savic, ad esempio. No, se fa male Spinazzola, Olivera indisponibile, si fa male il centrale di difesa, si fa male anche l'altro centrale. Non è che dici ne ho due, allora sto tranquillo. Assolutamente no. Quindi il discorso poi di avere doppioni, una rosa molto lunga, eccetera, eccetera, passa anche in secondo piano se poi, diciamo, i tuoi infortunati risultano sempre nello stesso ruolo e addirittura a coppie. Comunque, Gutierrez potrebbe esordire e io sono molto ma molto curioso, soprattutto sulla fascia sinistra poi del Milan, come potrebbe andare a finire. Hanno una linea di difesa che al di là, diciamo, della solidità, tra virgolette, che hanno potuto dimostrare fino ad oggi, comunque sono in primis bucabili perché nella lettura comunque hanno un tantino di defiance. E poi diciamo che vedo Højlund per quanto riguarda accelerazione e velocità che potrebbe metterli in difficoltà comunque in inserimento, e quindi possiamo assolutamente giocarci le nostre carte aspettando poi di riavere un Napoli possibilmente con tutta la rosa a disposizione per poi, diciamo, a partite in corso poterti anche giostrare un risultato che è a tuo favore. Al limite vai sotto, devi recuperare e puoi cambiare un attimo le carte in tavola per quanto riguarda lo schieramento tattico. In attacco non ci sono problemi al di là di Lukaku, quindi nel caso il Napoli dovesse andare sotto a San Siro, si mette male, quindi un Milan aggressivo, perché io non mi aspetto poi un Milan totalmente chiuso, anche se sappiamo perfettamente che Allegri, soprattutto negli scontri diretti,
riesce a livello difensivo ad arretrare un tantino, a mettersi in ripartenza, e quindi dobbiamo fare attenzione perché c'è un calciatore che dà pochi punti di riferimento e che a me piace tantissimo ed è Pulisic, perché per quanto riguarda Gimenez comunque è un attaccante che ancora forse deve trovare la quadra e deve trovare forse la convinzione, ecco, nel Milan, però è gestibile dal punto di vista dei movimenti. Però Pulisic, scusate, a me mette un tantino sull'attenti per quanto riguarda il vedere la porta, quindi in area di rigore bisogna fare attenzione massima. Poi la squadra c'è, comunque il Milan non è una rosa assolutamente, diciamo, non voglio dire superiore o inferiore, ma non è una rosa assolutamente da buttare. Modric comunque 40 anni o non 40 anni, così come si è detto, no? De Bruyne, prendete i pensionati, eccetera, sono calciatori totalmente di un altro livello, quindi riescono a gestire l'età che avanza, eventuali affaticamenti se dovessero esserci, situazioni diciamo nei 90 minuti dove sei in debito tra virgolette di fiato, riesci un attimo a autogestirti senza poi diciamo lasciar trapelare, ecco, a chi guarda la partita che sei in affanno. Quindi possiamo giocarci le nostre carte, dobbiamo giocarci assolutamente le nostre carte, anche perché ci sono degli incroci. Adesso sto comunque con la partita in sottofondo Juventus-Atalanta, e quindi l'Inter che giocherà stasera contro il Cagliari, che al di là dell'avversario è sempre una trasferta complicata per tutti quanti, andare comunque in terra di Sardegna, ed ecco che dovresti fare risultato per quanto riguarda la classifica, perché poi se guardiamo il campionato scorso, il Napoli vince lo scudetto un punto o non un punto sopra all'Inter o sopra qualcun altro, il Napoli comunque porta a casa lo scudetto per un'annata dove negli scontri diretti ha fatto molto ma molto bene. Scontri diretti che si possono chiamare anche scontri tra le squadre di alta classifica, perché poi di scontri diretti si potrebbe parlare più in là nel campionato, quando vedi che ci sono quelle 4, quelle 3, 4 squadre che sono lì su, allora puoi considerarli scontri diretti per quanto riguarda la zona Champions o il titolo. Visto che siamo all'inizio del campionato, chiamiamoli scontri comunque tra grandi squadre del campionato italiano. Dobbiamo assolutamente tornare a casa da San Siro con punti, che siano 3, che possa essere uno nel caso la partita comunque si mette su un binario poco favorevole, non riesci a vincere. Diciamo che le dobbiamo mettere tutte quante sul piatto, le possibilità, ecco, per quanto riguarda il match, ma dobbiamo fare il nostro, anche un punto, possibilmente le vinciamo tutte, e allora dici ok, non lo giochiamo lo scudetto perché comunque le vinciamo tutte, però devi provare secondo me a far bottino pieno mettendo in difficoltà il Milan, perché dal punto di vista mentale comunque daresti la prima sterzata tra virgolette al campionato, fai capire che comunque Sassuolo, Cagliari, perché il Napoli, il Sassuolo, il Cagliari, poi il Pisa hai faticato, non hai faticato. Io sono completamente fiducioso per quanto riguarda domani sera, perché dal punto di vista mentale e dal punto di vista del match, per come si svolgerà e magari anche per il risultato, il Napoli di Antonio Conte non ha mai steccato e non è mai stato secondo a nessuno l'anno scorso, e tantomeno non lo sarà quest'anno, anche perché abbiamo affrontato il City che fino al 20° minuto, è vero che possesso palla, comunque eravamo in difficoltà, andranno in difficoltà tutti quanti col Manchester City, però tu per i primi 20 minuti comunque hai tenuto testa, hai creato un'occasione nella metà campo avversaria, l'avevi studiata come si deve, quindi più si alza l'asticella per quanto riguarda l'avversario, più il Napoli si fa trovare pronto mentalmente, fisicamente, ovviamente, infortuni a parte. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. La live post partita per chi ci segue arriverà credo lunedì in pomeridiana. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, ciao!